Abbiamo iniziato per Michele. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come se lui in questo momento stesse facendo il protettore del fuoco e senti di avere un compito importante, questo fuoco non si deve spegnere, lui lo deve curare. Quindi è attento, molto attento che la fiamma non si spenga. Progetto. È stremato. Il progetto, diciamo, della Matrix vorrebbe proporgli continue battaglie in modo da spremerlo proprio di tutte le sue energie e soprattutto lui, nel momento in cui sente che le energie in lui si stanno affievolendo, si rassegni. L'autorizzazione te la dà, no? Oh, sì, 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 con molto entusiasmo. Nome dell'anima. Soffio. Nome dello spirito. Ardore, ardimento. Vibrazione. Prima sessione di Michele. Vibrazione. 4 miliardi. Consapevolezza. 156. Anima. 42, Vite. 2007 finale, Cervello. 9,4, Suscettibilità ipnotica. 44, 3D. 100. 100, scusami, già mi viene la vivacità animica. La terza dimensione è 75. Va bene, commento. Beh, non malissimo la vibrazione, insomma, 4, prima sessione, non è 1, 2. Una solida consapevolezza, poi i valori più o meno nella norma. È un bel 100 di vivacità animica. Michele comunque è uno che già da adesso vuole sapere come stanno le cose. Entità eteriche. C'è un drago che sputa fuoco e impugna la spada e lo sfida ad una battaglia, già con il presupposto che ovviamente Michele o perderà o si ritirerà dalla battaglia. Quindi è già vittorioso. Sì, però Michele la deve iniziare questa battaglia in qualche modo. Mm. Poi c'è una situazione un po' simile, che è un po' di sfida, perché c'è uno scorfano che è come se lo sfidasse ad andare in apnea. Però lo scorfano sa che lui è un pesce e che quindi è ovvio che vincerà lui, no? E proprio gli fa notare a Michele, ma tanto tu prima o poi rimarrai senza ossigeno e morirai. Poi c'è una strega del secondo universo mh, che proprio ridendo con gusto gli dice che lui ha come un incantesimo addosso, per cui non potrà mai arrivare al cuore di una donna. E ride. Poi Io vedo queste tre. c'è l'incantesimo. Come? No, non ne vedo altre. Ma c'è l'incantesimo? L'incantesimo che ha creato Michele stesso, sì, sì, c'è. Nel senso che in effetti mh, tutte le sue relazioni non sono mai state veramente piene e intense. Non c'è mai stato un cuore di fronte all'altro che poi diventasse quasi uno, no? Una fusione. Quello che lui invece vorrebbe.
Mentali. Io ne vedo due. Una è proprio con il tono impossible e l'altra è menzogne. Impossible, vedo che proprio questa entità mentale sfodera il cartello di divieto d'accesso e gli dice, appunto, lo convince del fatto che per lui alcune cose non sono possibili. Non sono possibili e per cui si deve rassegnare. E sono varie, le situazioni che possono assoggettarsi a questa regola. Però di fatto la conclusione è che Michele deve rinunciare perché ci sono alcune cose che non sono alla sua portata. Direi di livello 5. Menzogne mi viene tra il 5 e il 6 come livello e mi mostra come questa entità mentale eh, porti Michele in situazioni che implicano, diciamo così, delle bugie, delle cose non chiare, dei sotterfugi, cose del genere, che creano una fortissima reattività in Michele, quasi spropositata, un fortissimo senso di indignazione, a volte anche di sconforto di fronte alla falsità, di fronte alle menzogne. Per esempio, per il tradimento, lui come se avesse più accusato eh, ciò che gli è stato tenuto nascosto piuttosto che il fatto in sé per sé. Ehm, E, quindi vedo proprio che lo fa scendere in vibrazioni molto basse. Fino a Fino a, quale scusami. vibrazione bassa è Mm, arrivato? ma allora, vedo per esempio 0,5 dove lui ci sono dei momenti in cui dice io adesso non ne voglio più sapere di niente, di nessuno, no? Una totale sfiducia. In che occasione è arrivato a 0,5? Allora, questa frattura con la moglie, sì, è come se lui avesse sentito che tutti gli sforzi che aveva fatto poi non erano serviti a nulla. Lì ha proprio sentito la sconfitta di questa battaglia. Ma anche in passato mi fa vedere un'altra relazione in cui lui aveva comunque investito abbastanza, anche in termini, se vogliamo, di speranze, di sogni, di film mentali, diciamo così, anche di proiezioni. E anche lì l'altra persona era proprio, non so come spiegarti, c'era un muro. E quindi Impianti, anche in quel caso, forse era anche più giovane, quindi l'aveva accusata di più la cosa. impianti. Vedo è un po' come in prigione la sua testa. Gli fa percepire anche una certa insofferenza. Cioè è come se lui avesse dentro di sé un forte spirito di libertà e lui la volesse a tutti i costi la sua libertà, però sente di non averla. E questa cosa è anche ribadita dagli impianti riferiti ai suoi polsi e alle sue caviglie, che sono entrambi legati, e vedo lui proprio in eterico che si dimena, quindi che disperde anche tante energie per riuscire ad andare dove lui vuole andare. Eh, mm, mm, ma ha questo senso un po' di frustrazione. Basta. Sì. Va bene. Andiamo subito alla cosa bella della sessione. Michele e la musica, il suono. Non è la sua vita professionale, ma fa parte di due band e suona tanti tanti strumenti. Musica, suono abbinati all'emozione. Causa esoterica.
Allora, adesso non è che ce l'ho presentissima, però mi viene, non so, la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Eh, Mhm. sento, sento questo, no? Ehm, Vedo come se si creasse una specie di spirale, cioè una forma elicoidale, nel momento in cui si accende la musica e soprattutto quando Michele produce la musica ed è una spirale che va verso l'alto, per cui proprio lo solleva. Attraverso la musica Michele riesce, non solo a provare questo vortice di movimento, di vita, ma riesce proprio anche a salire, salire di livello, salire di dimensione. Ehm, Qua mi fa vedere una vita in cui lui suonava il clavicembalo. Direi 1600, un ragazzino, avrà avuto 12 anni qua mentre suona il clavicembalo. Un'educazione un po' rigida per riuscire a farglielo apprendere bene. Mm, mm, Però qua stava in questa sua residenza e basta. Ehm, Che anni? Secondo me è 1600, o metà 1600. E come si chiama lui? Aspetta, eh. Eh, Simon, In che paese? secondo me è in Germania, ma lui non credo che sia nativo di lì. Quindi, insomma, la sua propensione per la musica è legata soltanto a questa vita passata? No, no, Parallela? no, assolutamente. Allora, qua però ti devo dire che mi fa vedere anche se fosse un altro pianeta. Mm, mm, Tipo è un pianeta in cui invece che parlarsi emettono dei suoni che Mm. per noi possono sembrare anche musicali, no? Quindi sembrano quasi delle sinfonie se più persone parlano. Eh, cioè, anche alcune nostre lingue, no? Possono sembrare molto musicali, però lì sento proprio dei suoni e sono il loro linguaggio. Ma quando tutte queste persone in questo pianeta che si chiama, Mm. P, F, 13. quando queste persone parlano insieme, parlano in maniera armonica, formano un suono armonico? Non sempre, ma comunque anche Michele a volte sente della musica che così armoniosa non è, no? Potrebbe sembrare anche un po' cacofonica, ha un certo orecchio. E anche loro vedo che a volte o sono troppo acuti i suoni oppure quasi discordanti fra di loro. Non so, mi viene come un sentimento di acidità su alcuni suoni abbinati. Va Però bene, invece in altre circostanze è proprio una sinfonia molto gradevole. chiamiamo le persone al cinema. Lui non le voleva chiamare. Prima di tutto l'ex moglie. Lei dice che lui è uno smidollato. E lui ride. Sono io che ho fatto questo rumore orribile con il computer. Chiamiamo il papà. Ma tutti gentili sono qua. Dice che è un po' una testa calda, un po' tipo come se fosse indomabile. Il fratello. So perché parla di gemello, però non so in che senso. Non so se si riferisce a un segno zodiacale o che cosa.
Non so. È tuo gemello, il fratello, no? Ma viene? Sì, sì, sì. La sorella. C'è una leggera indifferenza. Allora, non riesco a capire se è un'indifferenza mascherata. Penso di sì. Una sorta di indifferenza, come se ci fosse, non so come spiegarti, una sorta di incomprensione, cioè qualcosa di non chiarito fra loro. E allora lei viene con la maschera un po' così, di indifferenza. Il cugino. Quello della presunta molestia. Mm. Sì, ma dall'altra parte, come se quasi non si sentisse parte della famiglia e quindi è nell'altro settore del cinema. Va bene. E le due band? I componenti? Sì, vengono anche in maniera un po' chiassosa. È come se volessero sollevare un po' questa atmosfera che magari sembra un po' tesa. Ce n'è una addirittura che non so se ce l'abbia realmente, una specie di cresta in testa, così vuole fare un qualcosa di un po' scenico, ecco. Dai. Causa esoterica del fatto che la moglie, quando ha saputo che lui voleva fare la sessione, l'ha deriso e praticamente gliel'ha impedito. Vedo proprio come se il suo compito fosse quello di schiacciarlo, come se fosse una lattina sotto i suoi piedi. Allora vedo che lo comprime. E poi vedo che è come se lei lo portasse con una corda, diciamo così, lei ha il capo di una della fune e Michele ha l'altro capo della fune, no? Quindi lei ovviamente vuole vincere, no? Vuole tirare la fune dalla sua parte, di modo appunto che lui vada dalla parte automaticamente appunto della moglie, no? E la parte in cui sta la moglie è come se fosse una parte un po' più tangibile, un po' più materiale, più concreta. E quindi diciamo così che la moglie porta avanti questi valori qui, ok? Un po' più di solidità, un po' più di terreni. Quale entità ha spinto la moglie a interferire con le decisioni del marito? Proprio un toro come segno di terra che vedo che sfrega gli zoccoli, no, contro la terra Mhm. e emette appunto il fumo dalle narici eh, e diventa appunto anche battagliere, agguerrito, no? Perché ci sono delle persone che considerano queste sessioni delle grandissime baggianate? È come se ci fossero persone A e persone B. Le A hanno un range di accettazione, ok, fino ad arrivare a fare una sessione, quindi diciamo il range di accettazione premium, e poi ci sono le B che proprio sono sciocchezze. Da Sono cosa persone dipende? estremamente, eh, sono persone terrene, sono materiche, quindi legate Materiche. solamente alla materia, non concepiscono l'esistenza di altro. Va bene, chiamiamo i due disincarnati. Vediamo chi si presenta per primo tra il fratello, mancato 25 anni fa, e la madre 3 anni fa. La mamma, vabbè, la sento come anche di casa, quindi non è che ci voglia un grande sforzo, no? E viene come con una specie di coperta bianca soffice, eh, che sembra anche un po' ovatta o di lana di pecora, non saprei, insomma, molto soffice.
Eh, vuole anche quasi creare una specie di nuvola per Michele, perché lei dice, io conosco l'animo di mio figlio che è un sognatore e lui sta bene sulle nuvole, lui sta bene in ciò che è alto, in ciò che è elevato, tutto quello che non puoi toccare. E allora mi fa vedere anche lo zucchero filato, eh, che comunque sì, è vero che puoi toccare, però un attimo dopo si scioglie in bocca, non c'è più niente, no? Suo figlio, lei lo sente con una disposizione d'animo di questo tipo, um, che è un po' sopra la terra. Lei dice, "Ah, io e lui ci facciamo certe chiacchierate." Lei è stata vicino a lui in quelle occasioni che ci ha descritto, quindi quando ha subito il tradimento, quando sono successi alcuni fattori importanti, era lei davvero? Sì, quando ha subito il tradimento, lei è come se l'avesse abbracciato per lungo tempo da dietro e voleva tipo offrirgli dei cioccolatini. Mi fa vedere, sembrano dei cioccolatini quasi artigianali, per dargli un pochino più di dolcezza perché sentiva la sua profonda amarezza. E, mm, poi scusami, mi hai detto qualcos'altro? Ma in tutte le occasioni che ci ha detto, ci ha descritto. Sì, lei dice che appunto noi ci facciamo delle grandi chiacchierate, cioè quindi c'è proprio come un'intesa, ehm, c'è uno scambio. Poi è come se lei esprimesse anche delle preferenze musicali. Ehm, adesso questo non so in che senso, se Michele riesce a cogliere, che io diciamo che traduco, ok? Però non so magari a cosa si sta riferendo. Come se lei avesse delle preferenze musicali e qualche volta gli trasmette, no? Una scelta che lui può fare. Eh, poi è come se mi facesse staccare, mi facesse vedere questa scena in cui dalla libreria esce un libro, però non so quale, non so che significato abbia. Mm. Quale? Non lo so, perché quelle ovviamente sono cose tra lei e Michele, no? E io sto solo dicendo quello che vedo, ok? Come se lei non facesse uscire questo libro, che questo libro, può contenere dei messaggi, utili per Michele. Eh, Vediamo un momento che la madre vuole ricordare insieme a Michele, che ha avuto insieme a Michele. So, il primo giorno di scuola, quella volta che si è rovesciato la minestra addosso, boh, ho capito, qualunque cosa. forse qua sta facendo i compiti, quindi lui è seduto lì sulla scrivania e lei è dietro di lui e vedo che lei sfoglia un libro insieme a lui. Mm, poi, vediamo un attimo. Mi fa vedere lei che ha il cucchiaio che gli si sta avvicinando alla bocca e poi di colpo cade. Eh, poi non so, vedo un pollo arrosto. Eh. Poi mi fa vedere un tappeto che sembra un po' morbido, su cui è bello magari appoggiare i piedi nudi. E non so cosa vuol dire questo pallone da basket. Mm. Cosa vuole dire a Michele? Fa vedere una pianta appoggiata tipo su un davanzale, un vaso di terracotta, e dice, mm, questa pianta è secca.
Eh, io riesco a farmi sentire da te. Mm. Togli quel velo dal cuore. È particolare questa cosa che mi sta facendo vedere, perché è come se lei sente il grande desiderio d'amore di Michele e di creare una storia d'amore con una donna, però sente anche tanto la paura da parte di Michele. Quindi è come se lei mi facesse vedere che c'è una specie di pellicola di plastica sopra il cuore. E lui cosa risponde? È come se volesse essere baciato così sulla testa, sulla fronte, e dice è la mia unica protezione per non dissolvermi. La mamma gli dice io che sono qua ti posso garantire che l'amore non è dissoluzione, l'amore è completezza, Perché ce lo garantisce? perché questo è il regno dell'amore. L'oltre? Sicuramente dove è lei sì, questa parte di oltre sì. E il, Vedo fra- che le manda valanghe di colore rosa. e il fratello di Michele, suo figlio, dov'è? È stato così bello poterlo riabbracciare, Vediamolo. perché è un dolore che io non posso spiegare quello che ho avuto. Uno strappo, mi hanno estirpato il cuore. Adesso noi qua ce la ridiamo sempre tanto. Poi mi fa vedere il colore rosso e nero, non so in che senso. E, mm, e c'è un rapporto molto giocoso fra di loro, anche perché loro lì non sono più mamma e figlio. Però appunto Nessuno... sono due anime che comunicano in modo allegro fra di loro. Lui come si è presentato? Che cosa? Come A figlio? lei? No, a noi. Cioè, come lo Ah, vedi? mm, Cioè, l'abbiamo di fatto chiamato, no? perché lui ho visto che proprio era andato già da lei in ospedale quando lei è stata male. Mm. Ok. Però invece a noi, non so, adesso mi sta facendo vedere tipo la Torre Eiffel. Non lo riesco a vedere con dei lineamenti, ok? Vedo solo questa immagine che magari lui mi sta proponendo. Ah, Eh, già, Parigi. sì, mi ha fatto vedere così questo. Poi non capisco se è un joystick o è un telecomando. Poi di nuovo Com'è questo colore avve- rosso. Non è così importante, ma come è avvenuto questo incidente? Nessuno lo sa. Ce lo vuole raccontare? Boh, vediamo, eh. È con degli amici, gli amici si fermano per fare benzina, lui evidentemente lo vede, ma va avanti. Poi Però a c'è me una fa curva, vedere che c'è qualcosa per terra, perché la mia attenzione va a terra e c'è come qualcosa di scivoloso. una macchia Ehm, d'olio esatto, della una cosa ghiaia, del genere. No, più macchia d'olio macchia sembra. d'olio. Mm. Sì, esatto. Sì. E un perdere il controllo.
Mm, cioè, come se in quel momento la sua moto non abbia iniziato a vivere di vita propria, per cui non era più lui a mantenere il controllo. Cioè è rimasto lui stesso sorpreso che la moto potesse fare questa azione quasi, no? Questo movimento. Di vita propria, diciamo, di... Sì, sì, vedo lui proprio che sbalza fuori quasi, no? Salta fuori dalla moto. Perché ha scelto questo percorso? Non mi arriva nessuna risposta, sai? Cosa vuole Eh, dire al fratello, che all'epoca aveva 16 anni? ti ho visto solo, ti ho visto colpevole, colpevolizzato, colpevolizzarti, ti ho visto triste, senza risposte. Ehm, mm, ho visto che mi cercavi e io che non riuscivo a raggiungerti. E adesso che sono qui e adesso che tu sei lì, riesco a mandarti questa corda d'oro. Se tu la afferri e la tiri, riesci a sentire, il suono della mia anima e poi lo riproducerai tu, lo riprodurrai tu. In musica. Sì. Con quale strumento? Adesso mi sembra un basso questo. Lo suoni, Michele? Certo, ovviamente, suona tutto. Ah, Che domande io? Faccio domande eh, stupide. Ma lui come lo vedi vestito? no, 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 Non è no, 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 vestito, luce. no, 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 no. Sì, 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 Viene dal portale Aureo, quindi dopo 25 anni ormai era sì, già sì, sì, andato sì. lì. Vedo che mi Entra, fa vedere esce. un prato verdissimissimo, colore smeraldo. Ah, lui Eh, suonava il basso. Ah, ok, ok. Beh, allora ci sta, no? Tutte e due, Che insomma. lui Mm, utilizzi il basso per la sua musica, per la mm, musica mm, del mm, fratello, mm, no? mm, Ah, mm. ok, ok. Com'è che fa questa musica che senti? No, io non la sento. Non la senti? No, 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 è Michele che la può sentire e tradurla poi in note, insomma, uno spartito. E quando Cioè, succederà, cosa succederà? Nel senso, il fratello uscirà dal portale Aureo e si farà un giro con Michele? Lì sul palco? no, no, non è quello. È come se invece fosse una cosa utile a Michele, Ah, perché il fratello non ha bisogno di niente. mhm. Michele ha bisogno di Però superarla, tra virgolette. sì, e ha bisogno di sciogliere alcuni proprio blocchi emotivi suoi. E questa musica vedo che è come una specie di cioccolata calda, corroborante e risolutiva, confortevole, che sa di amore, di buono. Domanda a bruciapelo alla mamma, cos'è l'oltre? È il significato di tutti i significati. Al fratello, che è mancato in un incidente motociclistico 25 anni fa, cos'è l'oltre? È la pace che cercavo. Va bene, li salutiamo. Che succede?
Aspetta, perché il fratello è come se stesse passando un fazzoletto da fare una magia. È presente i prestigiatori, li usano, no? I fazzoletti bianchi. Mhm. E lo sta passando sopra la testa di Michele. È come se volesse fare una magia perché su questo fazzoletto rimarranno attaccate quelle che sono, le sue credenze depotenzianti. Vedo che rimane quindi una specie di patina scura. E allora poi lui velocemente ritira questo fazzoletto e lo fa dissolvere, diciamo, no? Dice che c'è come un... Sotto, sotto lui vede un complesso di inferiorità nel fratello e ha provato in questo modo con questo fazzoletto toglierlo. Li salutiamo. La mamma va nel portale aureo. Sì, io la vedo proprio circondata da tutto questo rosa, che sono sia petali di rosa che proprio anche il profumo rosa, una fragola. Sì, sì. E chiudiamo tutto. Monica, causa esoterica del tradimento subito 2 mesi fa. Io vedo che lui, ehm, allora dunque, intanto, vabbè, in generale si può dire che nella Matrix noi dobbiamo sperimentare le emozioni peggiori, per vivere in ogni modo la sofferenza, perché è proprio queste nostre vibrazioni di sofferenza servono a far sì che la Matrix continui. La Matrix ha bisogno di basse frequenze, mm? La Matrix, la terza dimensione. Però nello specifico, per quanto riguarda la sua anima a soffio, mi fa vedere che aveva proprio bisogno di portare Michele sul fondo e poi da questo fondo dargli una spinta verso l'alto, però fargli vedere tutto quello che in questo fondo lui non avrebbe più accettato. Tutti questi compromessi, tutto questo comunque prima o poi abbassare la testa, ma continuare invece una guerra interiore, mi fa vedere che sono tutte queste cose che lui deve lasciare qua sul fondo. Perché c'è un altro modo di vivere e c'è un altro modo di creare i rapporti e le situazioni. Mi fa vedere come c'è una, sono delle frecce, diciamo, no? Vedo Michele che ha una freccia che parte da lui e va mh, verso magari la moglie, una freccia che va da lui verso magari un altro familiare o verso le varie situazioni. Però l'anima invece mi fa vedere come prima si deve creare una specie di ricciolo in questa freccia. Cioè, prima deve andare dentro, quindi nel suo cuore, e poi dopo la freccia va all'esterno. Cioè, Eh, lui ha possibilità, no, di trasformare tutte queste sue battaglie silenziose e perdenti in un qualcosa di completamente diverso, in cui non c'è una battaglia, c'è una collaborazione, c'è un crescere insieme. C'è, ok, forse qualche scontro, ma non uno che deve per forza perdere, rassegnarsi e rinunciare. Un'azione congiunta tra le due parti. qual è Però la, non c'era altro modo per farglielo capire. qual è la causa esoterica del fatto che quando va in bicicletta sulla sua Graziella tutto è magnifico? Lì sembra, quando mi viene questa ragazza, che sembra nel dopoguerra della seconda guerra mondiale, no?
che la guerra è finita e questa ragazza è viva e sente che tutta la tristezza è finita, che si può iniziare a ricostruire il tutto, ehm, che la vita davvero può sorridere. E mentre va in bicicletta vede questi fiori che hanno ancora il coraggio di mostrarsi nella loro bellezza e nel loro colore. Ed è come se in qualche modo, quando lui adesso, in questa sua vita, va in bicicletta, si riconnettesse a tutta questa forza di libertà, di gioia che aveva in quella vita lì. Quindi anche l'aver creato un cestino con una mezza tanica fa un po' parte di Sì, quell'arrangiarsi dell'epoca, forse, no? ma certo, ma certo. Molto interessante. Ed infine una presunta, vediamo se è vero e se ha lasciato degli strascichi energetici, violenza subita a 10 anni ad opera del forse cugino trentenne di allora. Il cugino fa pipì e poi non si ricorda se era, hai visto, guarda, tocca, No, fammi vedere anche tu. gli Come dice. se sì, gli facesse dei discorsi di confronto, no? Perché tu adesso hai questa età, quindi hai questa dimensione, e io questa età, ho questa dimensione, come se un confronto così, no? Fammi vedere, no? Così, ok? Come se si avvicinasse, quindi, mm, cioè, per fare questo raffronto, e effettivamente glielo tocca, come per dire, no, ma fammi vedere bene, no? Mm, O quanto è lungo, quanto, no? mhm. Però io lo vedo come singolo episodio, non mi sembra ripetuto. Ma è una violenza secondo te o è solo una cretinata? Allora, lui, Michele l'ha vissuta con molto disagio e di imbarazzo, quello sì. Ehm, diciamo che un po' c'è della malizia, in questo cugino più grande. Non è, una ragazzata, diciamo. E infatti Michele la percepisce come una cosa non giocosa. Però cioè, poi non è mai sfociata, hai capito, in una costrizione, nulla di più di questo. Condizione attuale. Cosa questo evento ha portato in lui oggi? Ci sono, come dirti, delle inibizioni, mi sembra, però è come se più, posso dirti, che sia mentale, cioè è come se lui, alcune inibizioni che ha sono dovute ad altro, ok? Però si è anche molto convinto che possono invece essere collegate a questo episodio. E quindi è come se l'avesse fatto diventare vera, magari una certa sua, timidezza, ok? E la riconduce a quello e dice perché è successo quello. Però questa sua non completa disinvoltura, io lo vedo più legato a quello che ha detto il fratello, che io personalmente non avevo visto. Come Mm. se lui avesse una parte di sé che lo fa sentire inferiore agli altri. Chiaramente è la solita bugia raccontata dalla Matrix, dalla terza dimensione, dalle forze oscure. Dov'è questo senso di inferiorità? Come se si nascondesse dietro nella zona lombare, quasi nella natica sinistra, però per dirti in un posto di grande profondità, perché lì il bacino è, diciamo, spesso la sede dei traumi più profondi, eh.
Va bene, l'incantesimo quindi non c'è. Sì, c'è. Mm? Che- sì che c'è. Qual è? Ah, il problema è il rene sinistro. Ah, mm, Non funziona bene? Così pare più o meno. ecco. E ha avuto proprio una traduzione fisica, no? Cisti. Questo sentimento profondo. Mm, ok, una conferma. Andiamo a cercare l'incantesimo nel cluster. Allora, è come se ci fosse questo libro di magia, tra l'altro voglio dire sottoscritto da lui, che lui fosse vittima di questo incantesimo. Mhm. Ehm, allora, attrarrai a te solo le donne che possono ehm, essere coinvolte nel rapporto con te fino a un livello massimo di 5,5-6, considerando che la scala è 10. Quello sarà il massimo livello di coinvolgimento dell'altra parte. E tu ti affannerai per portarle al livello 10 e più tu ti affannerai, più il loro livello di coinvolgimento scenderà. Lui ha accettato, no? L'ha scritto lui, anzi. Lui ha scritto questo incantesimo e ha accettato quindi di essere vittima di questo stesso Lo incantesimo. tiene qui nel cluster. Mm, Sembra quasi impossibile per lui potersene liberare, cioè quasi connaturato a lui. mm. Quindi togliamo il resto, questo lo lasciamo. No, 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 la mamma vedo che poi ti fa per lui, eh. Togli. Poi c'è anche una nonna, credo. E, Materna. materna, penso. Penso, eh. Ehm, va bene, ce la faccio. Lo tolgo, ce Come la lo fa? faccio. Prendo una specie di alambicco e vedo che questo libro lo capovolge. Queste frasi che andavano a comporre l'incantesimo è come se diventassero dei tasselli del domino. Si traducono proprio in materia. Questo incantesimo si traduce in materia, no? E questi tasselli del domino vanno a finire in questo alambicco, tutto fumante, e qui vengono trasformati. Quindi poi dopo questo alambicco diventa come una teiera e si sono trasformati tipo in oro liquido. Quindi è proprio il caso di dire che ha trasformato Non il li ha piombo in tolti, li ha oro. trasformati. È come Li ha se li tras- avesse tolti e messo un ad eternum, tutto uguale. Cioè tutto in un colpo solo. Esiste un avatar di Michele? Questo qua sembra uno zio Paperone. Mm, mm, Perché magari lo voleva avviare a un certo tipo di carriera, non lo so, magari il padre gli diceva segui, vai, lavora, fai, non so, perché si presenta così sotto forma di zio Paperone, quindi anche un posto dentro la società di un certo tipo, no? Un conformismo. No, lui dice che adesso i personaggi li fa lui come gli piacciono a lui, saranno i personaggi della sua fantasia. Quindi questo lo butta via in un portale definitivo. Benissimo. È ancora a progetto stremato.
No, perché lo vedo proprio sorgere come un sole, quindi alba. un'alba. Mm, Mm. È sempre soffio e ardore, PSP. sì, Vibrazione. 222, Mm. Dando per scontato che entità eteriche mentali e impianti non ci sono più, giusto? giusto? Consapevolezza. 172, Anima. 56. 172 è tanto, Mm, per la prima sessione. sì. Vite. 1847. Ok. Prima sessione toglierne 200 circa, non capita spesso, ma è abbastanza in linea, ma non capita spesso. Cervello, capacità medianiche, 9,4. 10,2. Vabbè, uno che suona così tanti strumenti musicali, 10,2 me lo aspetto come prima sessione. Se non avesse mai toccato uno strumento e non gliene fregasse niente della musica, sarebbe a 10,2, Michele? Mm, no, penso 9,1. 9,1. Suscettibilità ipnotica, 57. 3D, 31. 31, 21, Mm, 31. 31. Va bene. Cosa vuole dire a se stesso? Non potevo scegliere un personaggio migliore per riconnettermi con la mia anima. Accetto questo abito esterno che è il mio corpo, accolgo questa mente poliedrica, colgo questo cuore enorme e questo sono io, ehm, e comunico con le altre dimensioni che sono sempre me. Ci vuole salutare con una musica? Ma adesso ho visto che sta facendo un giro di basso in maniera molto intensa, anche accompagnandolo con dei movimenti del corpo, della testa, del volto proprio, come se già quasi, no? Stesse iniziando a mettere in musica la musica suggerita dal fratello. E noto che chi dirige e gestisce questo genere di viaggi, non chi è nella tua condizione, ma chi è nella mia condizione, Monica, quando è fortemente connesso inizia a sbadigliare e questo riguarda anche me. Oggi con Michele io ho sbadigliato un sacco, ero molto connesso? Se sì, perché? Una città, c'è una città, un punto energetico, non ho capito, riguarda un luogo, come Della se storia di Michele? si può darsi. Parigi? Non lo- sì, può essere, cioè come se attingeste da questa città, da questo luogo tantissimo entrambi. Ma quando io sbadiglio tanto, c'è anche stata una vita parallela con questa persona? Che perché spesso abbiamo notato, chi arriva a fare questo genere di sessioni non è completamente uno sconosciuto per noi, solitamente. Sì, c'è questa qui in Irlanda, tra l'altro una zona veramente poco abitata, quindi passate molto tempo insieme, ma moltissimo tempo in silenzio. Va bene, come ci saluta Michele? Mm. Così. Aspetta, non ho mica con le mani, con un pugno nel palmo.
Ok. Perché? Saprei. Beh, tipo arti marziali. Sì, perché alla fine lui ha queste doti da guerriero, ma le sta trasformando in una maniera decisamente più spirituale ed evoluta. Un'arte in particolare, marziale. Ma adesso qua mi dice Kung Fu, però non so. Il fratello e la mamma sono ancora in giro. Sì, sì, alla mamma piace di tanto in tanto visitarlo anche nei sogni, quando lui è particolarmente assorto. Sono sempre in giro. Va bene, abbiamo finito.